Articolazioni. Vere e proprie opere d'arte della natura ci permettono di muoverci con la grazia di un ballerino e la potenza di un atleta. Sono come sofisticati ingranaggi che collegano le ossa, consentendoci di vivere appieno ogni giorno. Ma cosa succede quando questi meccanismi perfetti si inceppano? Malattie come l'artrite e l'artrosi possono trasformare la nostra libertà di movimento in un percorso a ostacoli. Artrite e artrosi sono due entità distinte, con cause e meccanismi diversi. Esploreremo le caratteristiche uniche di artrite e artrosi, analizzando sintomi, cause e terapie innovative. L'artrite non è una singola malattia, ma un termine che racchiude un esercito di oltre 100 malattie reumatiche. Il loro comune denominatore: l'infiammazione delle articolazioni. Immaginate il sistema immunitario come un esercito che, invece di difenderci, si rivolta contro di noi, attaccando i tessuti sani delle articolazioni come se fossero nemici. Le cause di questa ribellione interna sono complesse e ancora avvolte nel mistero. Genetica, infezioni, traumi, persino lo stress sono tutti sospettati di poter contribuire allo sviluppo dell'artrite e, come un ladro nella notte, può colpire chiunque, a qualsiasi età, dai bambini agli anziani, sebbene alcune forme prediligano determinate fasce d'età. A differenza dell'artrite, l'artrosi non è un'infiammazione, ma un segno del tempo che passa, come le rughe, ma all'interno del nostro corpo. Immaginate la cartilagine, il tessuto elastico che riveste le ossa nelle articolazioni, come un cuscino morbido che attutisce gli urti e permette movimenti fluidi. Con il passare degli anni, l'usura, gli sforzi eccessivi o i traumi possono consumare questo cuscino, creando piccole crepe e fessurazioni. La cartilagine si assottiglia sempre di più, come un vecchio maglione, fino a quando l'osso sottostante, privo di protezione, inizia a sfregare contro l'osso adiacente. Risultato: dolore, rigidità, infiammazione. Un trio di segnali che non possiamo permetterci di ignorare. Artrite e artrosi possono colpire qualsiasi articolazione, ma alcune sono più vulnerabili di altre. Le mani, con le loro intricate architetture di piccole articolazioni, sono spesso le prime vittime. Le ginocchia, colonne del nostro corpo, sono spesso colpite dall'artrosi. E poi c'è la colonna vertebrale, il pilastro portante del nostro corpo, spesso bersaglio dell'artrosi. Sintomi chiave dell'artrite. Segnali da non ignorare. I sintomi dell'artrite sono sfaccettati come un mosaico, variano a seconda del tipo e della gravità della malattia, ma alcuni tasselli sono ricorrenti, come un campanello d'allarme che non possiamo ignorare. Il dolore articolare, spesso il più debilitante, può essere un tormento costante e profondo o un dolore acuto e lancinante, soprattutto al mattino, come se la notte, invece di portarci riposo, avesse acuito la sofferenza. La rigidità articolare è un'altra spia da non sottovalutare, quella sensazione di immobilità che ci imprigiona dopo un periodo di inattività. E poi c'è il gonfiore, causato dal liquido sinoviale che si accumula al suo interno, rendendola calda al tatto e limitandone il movimento. Sintomi. Chiave dell'artrosi. Un linguaggio silenzioso. L'artrosi è subdola, silenziosa come un gatto che si muove nell'ombra. Può progredire per anni senza farsi notare, come un'ombra che si allunga lentamente. All'inizio, il dolore potrebbe essere un sussurro, lieve e intermittente, un ospite indesiderato che si presenta a fine giornata, quando le energie ci abbandonano. Ma con il tempo, il dolore diventa sempre più insistente, più frequente, più intenso, fino a farsi sentire anche a riposo. Un compagno di viaggio indesiderato. La rigidità articolare, soprattutto al mattino, è un altro sintomo eloquente. Una morsa che si allenta con il movimento, ma che può persistere per tutta la giornata nelle fasi più avanzate della malattia. Trattamenti tradizionali. Alleviare il dolore e l'infiammazione.
Purtroppo, non esiste ancora una cura miracolosa per artrite e artrosi, ma non disperiamo. La scienza ci offre diverse armi per combattere il dolore, alleviare l'infiammazione e migliorare la qualità della vita. I farmaci sono spesso la prima linea di difesa, come un esercito schierato a protezione delle nostre articolazioni. Gli antinfiammatori non steroidei, come l'ibuprofene e il naproxen, sono come i fanti, facilmente reperibili senza ricetta medica, offrono un sollievo a breve termine dal dolore e dall'infiammazione. I corticosteroidi, come il prednisone, sono l'artiglieria pesante, farmaci più potenti somministrati per bocca o iniettati direttamente nell'articolazione per un'azione rapida e mirata. Fisioterapia, il movimento che cura. La fisioterapia è un'arma segreta nella lotta contro artrite e artrosi. Come un allenatore esperto, ci aiuta a mantenere la mobilità articolare, rafforzare i muscoli circostanti e tenere a bada il dolore. Un fisioterapista qualificato è come un sarto che cuce su di noi un programma di esercizi personalizzato, mirato a migliorare flessibilità, forza ed equilibrio. Oltre agli esercizi, la fisioterapia può includere l'uso di calore, freddo, ultrasuoni o stimolazione elettrica, come strumenti di precisione per alleviare il dolore e l'infiammazione. E non dimentichiamoci della terapia occupazionale, che ci insegna a vivere meglio con l'artrite o l'artrosi, a svolgere le attività quotidiane con più facilità e indipendenza, come abili giocolieri che imparano a destreggiarsi tra i 1000 impegni della vita. Interventi innovativi. Dalle cellule staminali alla rigenerazione. La ricerca medica avanza a passi da gigante, come un esploratore che si addentra in territori inesplorati, aprendo nuove strade per la cura di artrite e artrosi. Le terapie biologiche sono una delle armi più innovative, capaci di contrastare l'infiammazione e rallentare la malattia. I farmaci biologici, come gli inibitori del TNF-alfa, agiscono come cecchini, bloccando le proteine specifiche coinvolte nel processo infiammatorio, come a disinnescare una bomba prima che esploda. E poi ci sono le terapie rigenerative, una promessa per il futuro, che puntano a riparare o rigenerare la cartilagine danneggiata, come abili artigiani che ricostruiscono un'opera d'arte. Consigli per la vita quotidiana, dieta, integratori ed esercizio fisico. Oltre alle cure mediche e alla fisioterapia, possiamo gestire artrite e artrosi con uno stile di vita sano. Una dieta equilibrata, ricca di frutta, verdura e proteine magre, aiuta a mantenere un peso sano. Gli integratori, come la glucosamina, sono spesso consigliati per la salute delle articolazioni. L'esercizio fisico regolare è fondamentale per mantenere la mobilità articolare e rafforzare i muscoli. Artrite e artrosi sono malattie complesse, come enigmi da risolvere con un approccio multidisciplinare. Ascoltate il vostro corpo, imparate a riconoscerne i segnali, i sintomi e non esitate a consultare un medico. È il primo passo verso una diagnosi accurata e un piano di trattamento personalizzato. Non esiste una soluzione unica per tutti, ma combinando terapie mediche, fisioterapia, cambiamenti dello stile di vita e il supporto di un team di professionisti sanitari qualificati, possiamo gestire i sintomi, rallentare la progressione della malattia e vivere una vita piena e attiva, come un'orchestra che suona all'unisono.